Cieli, dove comincia il cielo e dove finisce? Fino a dove si può chiamare così? E da che punto diventa spazio con la S maiuscola? Infinito. E quanti cieli ci sono? Ognuno ha il suo, quello a cui più è affezionato, quello di cui ha bisogno. Sono Roberto Carlone e racconto storie unendo musica, parole, fotografia e cinema d'animazione. Se vuoi restare in contatto con me, il metodo più semplice è iscriverti a questo canale. Cominciamo. Cielo numero 1, Roberto Carlone, o il mio cielo. Allora, vuoi atterrare? La smetti di stare su quel computer? Quante volte me lo sono sentito dire e ancora adesso. E la smetti di stare su quel computer? Ho scoperto di avere le vertigini quando durante uno spettacolo con la banda Osiris la seggiovia si è fermata nel punto più alto. Le nuvole sono arrivate e dovevo suonare il trombone che con il vento faceva anche vela. Il progetto era bellissimo. Ogni 2 seggiolini c'era un musicista e tutto si muoveva. Quindi la musica era in continuo movimento mentre si girava. Nessuno avrebbe mai ascoltato la stessa musica. Ma il giorno delle prove ho fatto questa scoperta: le vertigini. Però mi piace volare. Qui sono sul mio aereo personale che mi porta da Vivian Maier. Lo uso nello spettacolo che abbiamo scritto su di lei e che presento in giro nei teatri, nelle case e anche qui sulla rete. Insomma, qualche anno fa sono andato in America. San Francisco, Las Vegas, Nevada, Arizona. E insomma, capisci che sei in un altro continente quando ti svegli nel cuore della notte, ti affacci all'oblò e vedi una vastità che hai imparato dalle mappe, ma a guardarle dall'alto è tutta un'altra cosa. E ti affretti a prendere la macchina fotografica con la paura che tutto scompaia troppo in fretta. Eccole qui, le mie cartoline dal cielo, scattate dal cielo, con me e il mio stupore bambino immerso nel cielo. Dicono che un monaco ha visto dove il cielo si univa con la terra. Quale fortuna dopo tanta ricerca! Si chiedeva e chiedeva agli altri: dov'è il cielo? Come un bambino. E sempre gli avevano risposto, ma non solo a lui: il cielo è là. Era un senso di soddisfazione. E in più si diceva: qui non me la contano giusta. Il cielo non è un muro, un fondale. Questo lo faccio da quando sono bambino, con i pastelli a cera, un bel fondo azzurro. Del resto, se lo faceva Giotto, mica era tanto distante dall'arte. E poi calcavo la mano. Poi col tempo ho cominciato a spingere sempre di meno su quel foglio e il cielo si è fatto più leggero, trasparente. Cominciavo a capire qualcosa. Ma il cielo non è uno strato, è un'aria che si sovrappone, strati differenti, ma come dire, quasi liquidi. Ma l'acqua si tocca, il cielo no. Però prende la luce e con il tramonto ci si incanta a vedere che trascolora da una tinta ad un'altra. Via via si aggiunge una goccia di nuova luce diversa, come una goccia d'inchiostro in un bicchiere d'acqua, fino a che non diventa nero nero. Eppure il cielo è sempre là, ma là è un senso vago. Cosa rappresenta quel là? È in movimento? È un limite? Insomma, mi sono spinto fino a questo limite e ho visto quello che c'era più in là. Lo vedete, il cielo va infranto, non è una regola. Quindi continuiamo ad affacciarci. E poi l'avrete capito, questo video è direttamente ispirato dal racconto La Cella, o viceversa. Se lo volete vedere, metto il link in descrizione. Cielo numero 2, Ansel Adams. Una tra le apoteosi del cielo sono proprio le sue immagini.
Ha fatto dei cieli che quasi ha ridipinto, portando in là contrasti e leggerezze. Ha cantato gli abitanti del cielo, le nuvole. È diventato il suo fondale preferito, lo ha oscurato, reso nero nero, lasciandoci tutti a bocca aperta, dandogli densità, facendolo diventare materia, mettendo in risalto montagne, alberi, case. Ha fatto un'eresia, ha ribaltato la luce. Li vediamo neri, ma sappiamo che sono illuminati e lo capiamo subito, anche se non è vero, si è proprio spinto al limite. Cielo numero 3, Sebastião Salgado o gli ostacoli del cielo. Anche il cielo ci viene proibito. Anche il cielo viene violentato, umiliato. Quando l'uomo, con tutta la sua malvagità e vendetta, si sente sconfitto, distrugge sempre quello che ha di più bello. Che brutta abitudine che abbiamo. E non è che l'abbiamo cambiata col tempo e con l'esperienza, anzi, abbiamo fatto le cose ancora più in grande stile. Ora che abbiamo i mezzi, l'abbiamo resa planetaria questa vendetta. Altro che i cieli neri di Ansel Adams, che li creava solo in pellicola, per fortuna. Siamo rimasti tutti increduli. 1991, incendio di oltre 600 pozzi di petrolio da parte dei soldati iracheni alla conclusione della guerra del Golfo nel 1991 e nel mezzo della crisi in Medio Oriente, per bloccare l'avanzata statunitense. Non ho mai visto né prima né dopo quel momento un disastro innaturale così enorme. Era come affrontare la fine del mondo, un mondo intriso di nero e di morte. Il cielo era nero, faceva buio anche di giorno, a terra catrame ovunque. Era difficile capire dove erano le strade, in quale direzione procedere, erano scomparse le poche tracce d'umanità. Avevo pensato di dividere questo video non in capitoli ma in sezioni. Inferno, purgatorio, paradiso. E questo si sarebbe collocato nell'inferno, ovvio. Tutto questo per riportare un ordine di un primato, di proprietà, di sfruttamento, di buoni e di cattivi. E ci siamo di nuovo dentro. Cielo numero 4, lo spazio. Spingersi oltre, dicevo. Lo dicevo prima, e facciamolo, ben più in là che oltrepassare una calotta su di una terra metaforicamente piatta. Qui ci spingiamo oltre, al di là, oltre che dello spazio, anche del tempo. Per avvicinarci, per guadagnare del tempo, abbiamo mandato sonde, telescopi nello spazio, il parente più lontano del cielo. Quello là. C'è da restare a bocca aperta. Ecco, il cielo è la nostra porta verso l'universo. Il concetto di infinito, veramente impensabile, impraticabile, destinato anche lui alla fine, ad una futura lontanissima implosione. Il tutto nulla che inghiottirà il nulla, l'imperfezione estatica dell'infinito. Ma se si può ipotizzare un fine di tutto, non ci sarà sincronicità. Sarà una fine a strati di anni luce. Pazzesco e bellissimo. Mi incanto di infinito. Terra dalla Luna. La Terra là non sorge mai. Tuttavia, se ci trovassimo sulla Luna, non vedremmo mai la Terra sorgere. Infatti, a causa della rotazione sincrona del nostro pianeta con il satellite, la Terra apparirebbe un punto blu quasi immobile. Ma come ha dichiarato Mark Robinson dell'Arizona State University di Tempe, ricercatore principale della Lunar Reconnaissance Orbiter Camera,
Anche se la Terra non si muove attraverso il cielo, ciò che vediamo non è statico. Degli astronauti sulla Luna assisterebbero alla rotazione dei continenti e al disegno sempre diverso delle nubi. E mi viene in mente Calvino, con il suo racconto La distanza della Luna, delle Cosmicomiche. Ora voi mi chiederete cosa diavolo andavamo a fare sulla Luna. E io ve lo spiego. Andavamo a raccogliere il latte con un grosso cucchiaio ed un mastello. Il latte lunare era molto denso, come una specie di ricotta. Si formava negli interstizi tra scaglia e scaglia per la fermentazione di diversi corpi e sostanze di provenienza terrestre, volati su dalle praterie, foreste e lagune che il satellite sorvolava. Era composto essenzialmente di succhi vegetali, girini di rana, bitume, lenticchie, miele d'api, cristalli d'amido, uova di storione, muffe, pollini, sostanze gelatinose, vermi, resine, pepe, sali minerali, materiali di combustione. Bastava immergere il cucchiaio sotto le scaglie che coprivano il suono crostoso della luna e lo si ritrovava pieno di quella preziosa fanghiglia. Non allo stato puro, si capisce, le scorie erano molte. Nella fermentazione, attraversando la luna, le distese di aria torrida sopra i deserti. Non tutti i corpi si fondevano. Alcuni rimanevano conficcati lì, unghie, cartilagini, chiodi, cavallucci marini, noccioli e peduncoli, gocce di stoviglie, ami da pesca. Certe volte anche un pettine. Così questa purée, dopo raccolta, bisognava scremarla, passarla in un colino. Ma la difficoltà non era quella, era come mandarla sulla terra. Si faceva così. Ogni cucchiaiata la si lanciava in su, manovrando il cucchiaio come una catapulta, con 2 mani. La ricotta volava e se il tiro era abbastanza forte, s'andava a spiaccicare sul soffitto, cioè sulla superficie marina. Una volta là, restava a galla e tirarla su dalla barca era poi facile. Anche in questi lanci mio cugino, il sordo, dispiegava una particolare bravura, aveva polso e mira. Con un colpo deciso riusciva a centrare il suo tiro in un mastello che gli tendevamo dalla barca. Invece io, certe volte, facevo cilecca. La cucchiaiata non riusciva a vincere la trazione lunare e mi ricadeva in un occhio. E non per fare il saputello, ma La Terra vista dalla Luna di Pierpaolo Pasolini con Totò, Ninetto Davoli e Silvana Mangano, dove la mettiamo? Critica sociale e avanguardia profetica. Ci mette pure le comiche del cinema muto e vi lascio il link in descrizione. E di seguito 2 frasi chiave, come citazione. La vita è sogno e le ideologie finiscono sotto le scarpe. Essere vivi o morti è esattamente la stessa cosa. Cielo numero 5, Laurent Scheher. Guarda a te cosa vediamo nel cielo, come si popola a volte il cielo. Oddio, delle case volanti. È il mio preferito. Mi piace tanto tanto che ce l'ho sul salvaschermo del cellulare da ormai 7 anni. Lui fa un lavoro di costruzione certosina, scattando in giro per Parigi e poi assembla gli scatti creando case che sono un insieme di tanti paesaggi, di tante strade, oggetti, animali e alla fine le fa volare nel cielo. Vi ricorda qualcosa? Popola il cielo di quello che più gli piace sulla terra, dona leggerezza e sempre c'è un filo che li ancora a terra, non li lascia sfuggire. E questa era una parte di cieli. Ne farò una seconda, che c'è tanto di quel materiale che un video ne seguirà, cieli numero 2.
Se intanto non volete perdervi i video passati e quelli futuri, c'è tutto in questo canale. La cosa migliore è iscriversi, così non si perde nessuno dei video e si può girovagare su questa mia ruota panoramica. Lasciate dei commenti che mi fanno piacere. Rispondo a tutti e potete scrivervi tra di voi anche. Siamo qui per questo, no? Poter popolare la rete di belle presenze. Siamo qui per scambiarci idee, per crescere e per lasciarci andare nei nostri magnifici cieli. Grazie ancora, grazie a tutte e a tutti e alla prossima. Ci vediamo.